Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Nel tutorial di oggi vedremo come realizzare questa pallina di Natale da appendere all'albero a forma di Grinch. Vi lascio al tutorial. Per realizzare questa pallina avremo bisogno di un cotone fiocco verde ed un uncinetto numero 2,5. Iniziamo a realizzare la nostra pallina facendo un anello magico con 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Stringiamo il nostro anello magico e nel secondo giro andiamo a fare 6 aumenti, 2 punti bassi in ciascun punto basso sottostante. E ci aiutiamo sempre con il marcapunti segnando la prima maglia. 1, 2, il nostro primo aumento, secondo, terzo, il quarto, il quinto e il sesto. Nel terzo giro andiamo a realizzare una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa nel primo punto che segno sempre con il marcapunti e nel secondo punto andiamo a fare un aumento. Questo giro avrà in totale 18 punti, una maglia bassa e un aumento. Nel quarto giro faremo una maglia bassa, un aumento e 2 maglie basse, una e 2, un aumento e 2 maglie basse, una e 2. Ripetiamo questa sequenza di un aumento e 2 maglie basse per 6 volte fino a ritrovarci alla fine del giro con un punto libero nel quale andremo a fare un punto basso. Eccoci qui alla fine del giro numero 4, abbiamo ripetuto per 6 volte la sequenza di un aumento e 2 punti bassi e siamo rimasti con questo punto libero nel quale andremo a fare una maglia bassa. Adesso nel quinto giro andremo a fare 3 maglie basse e un aumento per un totale di 30 punti. 2 e 3 e un aumento, 1, 2, 3 e un aumento. Io continuo e noi ci vediamo al termine del giro. Abbiamo terminato il giro numero 5 con un totale di 30 punti. Adesso nel giro numero 6 andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento, 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4 e un aumento e ripetiamo questa sequenza di 4 maglie basse e un aumento fino ad arrivare alla fine del giro e ci ritroveremo con 2 punti liberi nei quali andremo a fare 2 maglie basse e vedete che qui ci ritroviamo 2 punti bassi liberi e in questi 2 punti andremo a lavorare 2 punti bassi. Adesso nel giro numero 7 andiamo a lavorare 5 maglie basse e un aumento per un totale di 42 punti.
2, 3, 4 e 5 e nel sesto punto andiamo a fare un aumento. Io continuo e ci vediamo alla fine del giro. Adesso nel giro numero 8 andremo a fare 3 maglie basse, 1, 2 e 3, un aumento e 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e ripetiamo la sequenza di un aumento e 6 punti bassi per 6 volte fino ad arrivare alla fine del giro dove avanzeranno 3 punti bassi nei quali andremo a fare altri 3 punti bassi. Eccoci alla fine del giro numero 8 e sono avanzati questi 3 punti nei quali andremo a fare 3 punti bassi, 1, 2 e 3. Adesso dal giro 9 al giro 14 andremo a lavorare i punti così come si presentano, quindi un punto basso in ciascun punto basso sottostante. Iniziamo insieme il giro numero 9. E ci vediamo al termine del 14° giro. Eccoci qui, ci eravamo lasciati all'inizio del giro numero 9, adesso siamo arrivati alla fine del giro numero 14 ed abbiamo lavorato questi giri senza fare né aumenti né diminuzioni, quindi punto su punto, ed abbiamo un totale di 48 maglie basse. Adesso nel giro numero 15 andremo a realizzare 4 maglie basse ed una diminuzione. 1, 2, 3 e 4 e nel punto successivo vado a fare una diminuzione. E proseguo con questa sequenza fino ad arrivare nuovamente al marcapunti. Abbiamo terminato il giro numero 15 con un totale di 40 punti bassi, facendo 4 maglie basse e una diminuzione. Adesso nel giro numero 16 andiamo a realizzare 3 maglie basse e una diminuzione. La prima la segniamo sempre con il marcapunti. E 3 e una diminuzione. 1, 2, 3 ed una diminuzione. E procediamo in questo modo fino ad arrivare nuovamente al marcapunti e noi ci vediamo alla fine del giro. Eccoci qui arrivati alla fine del giro numero 16 con 32 punti bassi. Adesso andiamo a realizzare i giri 17 e 18 senza fare aumenti e senza fare diminuzioni, quindi lavorando punto su punto. Ed avremo alla fine un totale di 32 punti bassi. Iniziamo insieme il giro numero 17 e ci rivediamo poi al termine del giro numero 18. Eccoci qui ragazzi, abbiamo terminato il giro numero 18 con 32 punti bassi. Adesso andiamo a realizzare il giro 19 facendo 2 maglie basse e una diminuzione. 1 e 2, facciamo la nostra diminuzione, 2 maglie basse e una diminuzione. E continuiamo questa sequenza fino ad arrivare nuovamente al nostro bel marcapunti, un totale di 24 punti bassi. Abbiamo terminato il giro 19 con 24 punti bassi, adesso andiamo a realizzare il giro 20 con 24 punti bassi, realizzando un punto basso in ciascun punto basso sottostante. Iniziamo insieme questo giro 20.
Abbiamo terminato il giro 20 lavorando 24 punti bassi, un punto in ciascun punto basso sottostante. Adesso ho posizionato due spilli nel giro 16, distanziati tra di loro da 4 punti bassi. Adesso dove sono questi spilli andremo ad inserire i nostri occhietti di sicurezza. Adesso, prima di imbottire tutto il lavoro, andiamo a realizzare il giro numero 21 facendo una maglia bassa e una diminuzione. Una maglia bassa che segniamo con il nostro marcapunti e nel punto successivo vado a fare la mia diminuzione. Ancora una maglia bassa e una diminuzione e ripeto questa sequenza fino ad arrivare nuovamente al marcapunti con un totale di 12 punti bassi. Abbiamo terminato il giro numero 21 facendo una maglia bassa e una diminuzione con un totale di 16 punti bassi. Prima ho sbagliato e vi ho detto 12, no, invece sono 16. Nel giro numero 22 andremo a realizzare 6 diminuzioni ed avremo un totale di 8 punti bassi. Partiamo con la prima diminuzione, una, adesso andiamo a tagliare il filo, sfiliamo il lavoro e con un ago da lana andiamo a chiudere il foro che si è creato, ma prima di chiudere questo foro andiamo a finire di imbottire bene la nostra pallina. Vado a stringere con l'ago leggermente i laterali, faccio passare l'ago da destra a sinistra e tiro in modo che mi viene questa forma un po' a pera. La nostra testolina è pronta e possiamo metterla da parte.